Carissimi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Inizio l'estate, si parla di come fare le foto al meglio, si parla come girare i video al meglio, come fare i reel, come fare stories. No, si parla di eSIM. Innanzitutto ringrazio la Mogo per avermi fornito questo piano tariffario di 10 giga da provare a utilizzare, ovviamente in Italia perché non sono all'estero. Ma prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò, e andiamo a parlare di questa eSIM che ho provato e ovviamente vediamo cosa ho prodotto. Allora, come acquistare l'eSIM, quella che mi hanno donato? Ci rechiamo sul sito del gestore, vi lascerò ovviamente in descrizione il sito, l'indirizzo completo. Ci rechiamo ovviamente sulla parte che vogliamo acquistare. Ecco, io ho riscontrato un piccolissimo problema. Io quando vado su eSIM mi compare USA e non so come, dico la verità perché sapete che io dico sempre la verità, come cambiare praticamente lo stato. Però non disperiamo, basta andare sui piani, qua vedete data plane, e scegliere il paese che volete. Qua ci sono tutti i paesi, andiamo a vedere l'Italia ovviamente, e abbiamo tutte le dimensioni della SIM, a partire ovviamente da 3, 5 giga, 10. Ovviamente potete scegliere quello che vi pare e poi ovviamente l'acquisto lo continuate, è molto semplice. Una volta acquistata la SIM vi arriverà l'email, come dicevo, dal gestore e col codice QR addirittura subito in bella vista, quindi potete fotografare subito il codice QR per installare la SIM, oppure ovviamente potete andare sul vostro pannello di controllo, fare il login, effettuare la login e come dicevo andare a vedere ovviamente i vostri prodotti come un e-commerce. Qua abbiamo la dicitura install, quindi se andiamo qua ci viene proposto ovviamente il codice QR nuovamente. Qua abbiamo le caratteristiche da questa parte del nostro SIM. Quello che mi ha donato ovviamente è 10 giga usabili fino a questa data qua, vedete abbiamo fino all'8/7 la possibilità di utilizzare i dati, perché poi scadono 90 giorni. Ora non ci resta che andare ad installare la eSIM, vi ricordo che è virtuale, sul vostro, mio, dicono sempre così grandi, iPhone 13. Dunque abbiamo sicuramente il codice QR sul nostro acquisto e in fianco il codice da inserire all'interno quando ci sarà richiesto, però possiamo anche andare sulle mail, vedete che il codice QR viene inviato anche tramite mail, quindi andiamo a cliccare semplicemente sul link che appare e andiamo avanti. Ci verrà chiesto ovviamente di inserire il codice che ci ha inviato il gestore. In questo caso non ce l'ha inviato, ma ce lo abbiamo ovviamente sull'ordine. Ok, vediamo se ci riesce di fare un copia e incolla. Non ci riesce di fare un copia e incolla e noi facciamo così. Eccoli ragazzi, usiamo la magia dell'iPhone 13. Ok, a questo punto andiamo avanti, attiva la SIM, continua. Molto semplice la procedura, io la faccio con voi per la prima volta, quindi non so cosa mi aspetta e sicuramente andrà a buon fine, ecco, tutto lì. Quindi aspettiamo che si attivi e vediamo che succede. Allora, è arrivato questo messaggio, continua. Mentre la SIM viene attivata c'era scritto possiamo utilizzare il telefono. Allora, aspettiamo che si attivi, ovviamente mi sarà confermata ovviamente l'attivazione in qualche maniera e ovviamente dobbiamo poi andare a fare tutte le prove del caso. Ovviamente non essendo abituato a fare queste operazioni mi sono accorto di questo messaggio. Giustamente, come dice nella parte di installazione del sito, bisogna andare praticamente ad abilitare i dati roaming.
Niente paura perché non succede nulla, cioè praticamente non abbiamo nessun costo aggiuntivo. Ecco qua, roaming dati attivati. Adesso andiamo indietro e andiamo a vedere se funziona la nostra sim. Eccola qua, e sim funzionante, ragazzi, bellissimo. Questa sim funziona. Ora ho praticamente un po' di giorni per poterla provare, testare anche la sua velocità ovviamente e continuare questo video. Che ponti utilizza questa eSIM della Mogo? Andiamo subito a vederlo molto facilmente. Andiamo in cellulare, ok? Io ora non ho attivato i roaming, però la card la legge lo stesso. E vediamo qua sotto Iliad, quindi si allaccia alla rete Iliad. Una bellissima sorpresa è questa, che possiamo andare anche in 5G, quindi è una SIM molto molto potente. Quindi visto diciamo che se allaccia a Iliad siamo abbastanza tranquilli, perché sappiamo che è un gestore abbastanza forte in Italia, diciamo la verità. Non so all'estero, ragazzi, non so all'estero a che punti si allaccia, quindi questo non ve lo posso dire. Bene, dopo aver visto come acquistare, avete visto le varie tariffe che esistono nei vari paesi, ovviamente questa, come ho detto, è una SIM per viaggiare, non per chi sta in Italia ovviamente, perché abbiamo già la nostra rete telefonica. Andiamo a vedere ora un test, un piccolo test di velocità, sia all'interno che all'esterno. Premetto che in certi casi è più veloce della mia linea fissa, ok? Che è sempre il wifi, ma il modem dista neanche 2 metri dal mio telefono. Andiamo a vedere il primo video che ho fatto, che è quello che riguarda la velocità interna, cioè qua nello studio. Ci accorgiamo che, ragazzi, non è lentissima come linea, anzi diciamo che va molto molto bene, e quindi io non so adesso all'estero quanto sarà, però qui diciamo in Italia è abbastanza veloce, ok? Per quello diciamo che si può fare quotidianamente, ma anche per ovviamente diciamo postare qualcosa, ok? Sui social, non so su YouTube, ma sui social sicuramente si può utilizzare. Vedete quasi 70 megabit come diciamo come download, e poi ovviamente l'upload è sempre più lento rispetto al download, questo su tutte le linee anche fisse. Andiamo a vedere ora la seconda prova che riguarda l'esterno. Io mi sono affacciato alla finestra, non ho fatto niente di più, però vediamo che ovviamente la velocità aumenta notevolmente sempre del download, ok? Ovviamente rispetto all'upload siamo sempre lì. Anche le linee fisse, se non avete servizi aggiuntivi, hanno sempre una bella differenza, a parte la Fastweb quando ce l'avevo in negozio che era quasi uguale al download. Vedete che aumenta, ok, notevolmente sia l'upload che il download, quindi direi che ci possiamo ritenere soddisfatti di questa eSIM come diciamo come valori, ok, al limite diciamo dello standard, ok, quindi sono standard con tutti allineati con tutte le velocità dei maggior diciamo aziende telefoniche che conosciamo. Bene, non ci resta che andare a vedere l'applicazione che gestisce la nostra eSIM. Vedete, ho già cercata qui, Mogo Global, ovviamente l'ho già installata sul mio smartphone ed eccola qui. Abbiamo un piccolo preview qua, come al solito, di tutte le applicazioni. Io la vado a aprire, ovviamente voi l'avete già installata, non l'avrete già installata, la dovete installare se avete ovviamente acquistato la SIM. Vado ad aprirla e vedete che appare subito le informazioni che ovviamente ci servono, quello che noi abbiamo a disposizione e quante SIM e SIM in questo caso abbiamo installato. Penso che anche se fosse vera la SIM apparirebbe qua, però questo non ve lo dico certo. Vedete qua appare il mio piano, sono 10 giga, clicco sopra, ovviamente andiamo nel dettaglio a vedere quanto in effetti
dati mi rimane come traffico. Qui abbiamo una chicca, possiamo anche cambiare nome, ok, a questo diciamo a questo piano tariffario, chiamiamolo così, se abbiamo ovviamente più sim. Torniamo indietro. Qua sotto una cosa molto carina, abbiamo il meteo e la temperatura. Se non appare, perché io ho attivato la posizione ma non me l'ha presa automaticamente, si vede che ovviamente è dimenticata, potete andare qui a cliccare qui sui gradi e potete andare su a cercare ovviamente la vostra città, prima cliccando sulla freccetta, iniziando a cercare la nazione, e poi potrete cercare ovviamente la vostra città. Una volta fatto questo si memorizza, rimane lì, ok, finché non disinstallate l'applicazione. Qua sotto abbiamo altre cose, abbiamo qua mi sembra il cambio dei dollari, vedete qua i soldini, cambio, è fatta per l'estero, qua sotto Hong Kong, qua sotto fusi orari e USA. Scusa, si dice USA si dice, scusate la mia volgare pronuncia. Possiamo attivare anche le notifiche, ovviamente saranno quelle che ci diranno quando penso stiamo esaurendo il traffico, non lo so, non ne ho ancora ricevuta una. Quindi l'applicazione diciamo finisce qua, molto semplice, poi ci sono tutte le offerte, ovviamente tutto quello che appare, ok, diciamo ovviamente in qualsiasi applicazione. Mentre ringrazio ancora una volta Mogo per avermi dato la possibilità di provare questa eSIM, un consiglio da amico che vi do: attenzione a disattivare tutto l'utilizzo di dati di iCloud eccetera eccetera, perché se fate foto e video all'estero ovviamente e avete abilitato dati cellulare per iCloud, il vostro piano sparisce in un attimo. Quindi quando tornate in albergo, tac, attaccate al wifi, tac, e scaricate tutto quello che volete. Questa è una premessa. Interessante come sim, interessante come costi, ovviamente non sono qua per confrontare costi, ovviamente piani non sono del mestiere, però l'ho provata, velocissima, si allaccia a Iliad, quindi buon gestore. Aspettiamo che passi la motoretta, perché se no ci va sopra l'audio, come al solito abbiamo la finestra aperta. Quindi detto questo io ve la consiglio, ovviamente perché è una eSIM valida e veloce, ovviamente perché si allaccia al gestore, penso uno dei gestori al momento abbastanza potenti in Italia, poi all'estero non lo so, ovviamente qualcosa si allaccerà. Detto questo, se vi è piaciuto il video condividetelo con i vostri amici e ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Io ringrazio ancora la Mogo per avermi dato la possibilità di ovviamente provare questa eSIM, e come vedete, se cresce Gennaro ovviamente arrivano anche questi diciamo premi, regali che posso portare a voi. Detto questo vi saluto e vi auguro un buon inizio estate. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!